Prossima paragem, Radio Pistacchio. Posso andare già? Ok, ragazzi, qua mi fanno i gesti mentre sto facendo altre cose, vabbè. Insomma, sono multitasking, no? Come dicono i fighi. Benissimo, oggi è mercoledì, un'altra incredibile, sconcertante puntata di Radio Pistacchio. Questa volta la nostra vittima è Ugo, con l'H o senza, a seconda di come gira la giornata, probabilmente, poi ce lo dirà lui. Allora, Ugo, come va Ugo? Come ti senti? Hai fatto le analisi, il sangue tutto a posto? L'analisi un po' come le faccio, grazie per il interesse. Allora Ugo, io qui ho sotto mano la tua compromettentissima biografia. Tu vieni da Savigliano esiste anche, ma mi pare sia altrove. E la famosa, cioè che è una città famosa non solo per aver dato i natali a te, ma anche per aver dato i natali al famoso Giovanni Schiaparelli, che diciamo così è famoso in tutto il mondo dell'astronomia, perché ha scoperto qualcosa che poi... Esatto. Che cosa ha scoperto? Cosa ha scritto Schiaparelli? Poi parleremo dopo se c'è tempo, magari durante la pubblicità. Parlaci di Savigliano, perché poi io, siccome insomma poi facendo una supercazzola mostruosa, lo ricollegherò alla tua biografia. Parlaci per favore di Schiaparelli. Grazie. Tanto per cominciare vorrei dire che Savigliano in Piemonte è famoso per 3 motivi. Il primo è perché ospita questa fabbrica del Fiat gigantesca, tanto che è il posto dove mio padre ha lavorato per tutta la sua vita. Il secondo è che a Savigliano si fa il Paulin, che è questo aperitivo simile al vermouth, fatto da una mini pasticceria di Savigliano. E circola una leggenda urbana che il presidente della Ferrero, quindi l'azienda che fa la Nutella, sarebbe andato da questa pasticceria a chiedere alla signora ottantenne di darle la ricetta con questa valigia di soldi, ricovero di soldi, e la signora avrebbe detto di no per via di questo orgoglio. Quindi la Ferrero già adesso è una delle più grandi multinazionali italiane. Se anche avesse ottenuto la ricetta del Paolino, ora sarebbe più grande della Google, immagino. Quindi questa è la prima storia del Paulin. Se mai dovesse capitare a Savigliano, ve lo consiglio, Piazza Santa Rosa, pasticceria Scarafia, mi pare. Questo è il secondo motivo per cui Savigliano è famoso. Il terzo è per via di questo famoso astronomo Giovanni Schiaparelli, che dà anche il nome a una scuola media, e la cui statua si trova in una rotonda, tra l'altro in mezzo a una rotonda molto castigata vicino alla ferrovia. È una statua piccolina coperta dagli alberi, per cui non ha questo grande nome in città, eppure è molto famoso nel mondo, diciamo, perché a fine dell'Ottocento fu colui che scoprì i cosiddetti canali su Marte. Ovvero Schiaparelli era un senatore della Repubblica, era parte dell'Accademia dei Lincei, era direttore dell'Osservatorio Astronomico di Brera, e la sua più grande scoperta astronomica è stata di appunto scoprire attraverso un telescopio nuovo questi famosi canali su Marte, che lui descrisse in 3 articoli, parlando più della questione, diciamo, legata a come le calotte polari di Marte si sarebbero sciolte per poi defluire verso l'equatore. Lui parlava di questi canali come delle strutture naturali, però poi il suo articolo fu tradotto verso l'inglese, e il termine canale fu tradotto come canal anziché channel, e in inglese canal delinea una struttura artificiale. Per cui nel mondo anglosassone si è pensato che lui avesse scoperto dei canali artificiali su Marte. Per cui ci furono altri astronomi, altri sociologi che scrissero libri basati sui disegni di Schiaparelli, in cui ipotizzavano che su Marte ci fosse una società di tipo centralizzata, collettivista, addirittura socialista. Cioè in base a questi disegni loro cercarono di
immaginarono che appunto ci fosse un computer centrale su Marte che avesse deciso di costruire questi canali in un certo modo per utilizzare di nuovo le acque delle calotte polari verso l'equatore, essendo un pianeta molto arido, eccetera. Il punto di tutto ciò è che Marte non ha i canali, non c'è nessun canale su Marte. Ora, grazie ai vari rover, alle varie sonde, sappiamo che Marte ha delle depressioni, dei canyon, eccetera, però non ha canali visibili da un telescopio. Per cui questo è stato un caso della cosiddetta pareidolia, quindi la tendenza umana a vedere dei pattern dove non ce ne sono. Un caso famoso di pareidolia, ad esempio, sono le costellazioni, no? Cioè noi vediamo dei punti nel cielo, però ci sembra un'orsa, ci sembra un'aquila, eccetera, no? Quindi questo scienziato famosissimo sevigliano è diventato famoso per dei canali che in realtà non esistono. Non esistono. È una storia bellissima. Bellissimo. Infatti io poi nel montaggio ci metto la musichetta tipo Super Quark. Ottimo, ottimo. E quindi l'errore è stato proprio lui, ma nella traduzione. Esatto, cosa combina la traduzione? Però lui ci ha mangiato, insomma, no? E ha detto sì, sono canali. Noi pubblichiamo questo libro in inglese, scriviamo che ci sono canali e ti diamo, che ne so, 1.000 lire del tempo. Lui, certo, sì, sono canali. Come no? Sì. Bellissimo. C'è una diatriba se siano artificiali o no, ma Nulla di diatriba. Benissimo. Bene, quindi Tra l'altro, parlando dei simboli a Savigliano, dicevo che la statua di Schiaparelli è in questa rotonda schiacciata contro la ferrovia, molto castigata, mentre nella piazza centrale di Savigliano c'è la statua di un altro eroe cittadino che si chiama Giuseppe Rimondi, che invece è stato un generale che ha combattuto questa nobile guerra in Abissinia. Quindi nel centro della città c'è questa statua di un generale che è andato appunto a conquistare in modo imperialista gli Abissini, mentre un grande scienziato che ha scoperto una cosa che non esiste, quindi anche un idealista, diciamo così, è castigato in questo angolo della città, no? Per dire, no? Quindi questi qua sono un po' appunto i due simboli, e uno si trova al centro della città, benché sia alla fine uno sterminatore, eccetera, mentre l'altro si trova in una posizione del tutto secondaria. Ma Sevigliano è in provincia di Cuneo. Esatto. E quindi come fare militare a Cuneo? No, vabbè. Passiamo alle domande. passiamo da. Dunque, tu allora, ma poi ci ritorneremo. Vabbè, insomma, comunque, tu ti sei poi laureato in fisica, però poi hai fatto la specialistica ad Helsinki. Esatto. Sei ritornato quindi a Torino, cioè sì, a Torino, no? O a Siviglia? O a Siviglia, Savigliano. come Barbieri Savigliano. Savigliano. Sei tornato a casa con un diploma in cosmologia, no? Dopo la Finlandia sono andato in Portogallo direttamente, in realtà. Quindi ho fatto la triennale a Torino in fisica, Ok. poi ho fatto appunto 6 mesi di Erasmus in Finlandia nel terzo anno, Ok. e poi per la specialistica ho deciso di andare appunto di tornare in Finlandia, quindi ho fatto 2 anni là di specialistica, Ok. e poi da lì ho trovato un dottorato qua a Lisbona, però questo dottorato non l'ho mai finito, ho fatto solo 1 anno su 3, per cui spesso si dice che ho fatto un PhD, come si dice in inglese. Io ho solo fatto un P, perché ho solo fatto 1 anno su 3, quindi bisogna dire che sono un P, non solo un PhD, questo è... Bellissimo, anche lì. Io stasera vorrei scambiare le domande, faccio una domanda che fa sempre Ed. Oddio. Ma uno quando è a Helsinki ed esce cosa Ma fa? basta, ci vuole il copyright. Bella domanda. A me piace molto. La domanda la tipica giornata uno si sveglia la mattina, dice oh che bello, apre la finestra, dice ammazza, e vede, non pensa, ammazza, sto ad Helsinki, e mo che faccio? Quindi che fai tu? Sì, no, questa domanda denota una psicologia molto urbana. Adesso ci si diverte con poco, cioè si esce in strada, si apprezza questa brezza artica che ti scortica le guance, si cerca di arrivare in facoltà con un tram attraversando tunnel di neve di 3 metri. Sono queste piccole vittorie quotidiane che bastano a rendere una vita degna di essere vissuta. Zuppe di pesce, cose strane. Zuppe di salmone, sì, il cibo tipico è la minestra di salmone con crema e con un'erbetta che si chiama aneto, che tra l'altro è introvabile fresca in Italia. E altre cose da fare di Per solo morta la trovo. a Sevigliano non lo trovo, ho cercato ma non lo trovo, secca, essiccata. È siccatissima. Sì, un'altra cosa bella da fare d'inverno è andare a fare un giro a piedi sulle isole.
Perché essendo un mare molto chiuso, quello di fronte a Helsinki, d'inverno ghiaccia completamente, per cui è possibile andare a piedi sulle isole camminando sul mare stesso, quindi sul mare ghiacciato. Come Gesù. Come Gesù, esatto, Gesù probabilmente era finlandese, Parlo di Babbo Natale. Hanno creato piccolate al cristianesimo, il famoso lago Gesù, vabbè. Ma la mia domanda era, ma come mai hai scelto, cioè ad Helsinki c'è una facoltà famosa per questi studi che tu volevi fare, oppure Poi era per le donne. o era per questo ambiente così, insomma, stile, insomma, questo ambiente pieno di neve, di difficoltà in mezzo alla neve, cioè come mai hai scelto? È stata una scelta più legata agli studi oppure più legata ad un sogno, così, un mito? Sì. Diciamo che è stata una combinazione di fattori, uno che appunto andando in Erasmus volevo andare in un posto che fosse il più possibile un altrove rispetto all'Italia, ovviamente all'interno dell'Europa uno dei posti più diversi che uno può immaginare è appunto un ambiente nordico, quindi mi faceva molto appunto vivere in una città così fredda dove tutti questi spazi incontaminati con un sacco di natura in città, dove già sapevo che le persone hanno un certo tipo di timidezza, ma anche un certo tipo di innocenza che mi metteva molto. E poi come osservatore anche sì, un po' per le donne, devo dire, perché comunque a 19 anni cioè un po' forse il film di Kaurismäki, Ingmar Bergman, però qualche influenzina c'è stata. Ma tu ho superato questa fase. Ma potevi scegliere. Hai superato Ora sono più Ingmar Bergman e Kaurismäki, niente più. è quella... No, il mito del... Pensavo che fossi passata all'Africa nera. mettete a letto i bambini, adesso inizia l'ora del proibito. Vabbè. Dalla Scandinavia all'Africa, il nuovo libro di Comunque, no, ti stavo chiedendo una curiosità, ma tu hai potuto scegliere la meta Erasmus? Cioè avevi una scelta fra varie possibilità? Sì, c'erano varie possibilità, sì. Una era Helsinki, l'altra era Bristol, tra le due che potevo accettare. Però c'era un'amica che aveva i voti leggermente più alti di me, che voleva andare a Helsinki per fare questo processo di brainwashing, andare a un sacco di serie TV, metà da Bristol, un sacco di... Alla fine l'ho convinta e sono andato a Helsinki così. No, perché mi ricordo... No, ma io capisco la sorpresa sono di stato perché a lui della Sicilia gli hanno imposto Chioggia. Erasmus. Esatto. Era già un Erasmus. Diceva che dove vai? Esatto, E fra l'altro quando ho fatto l'Erasmus poi da Chioggia hai detto sì vorrei fare l'Erasmus, ma quale mete ci sono? Lisbona, e poi basta. non male. Quindi è esiliata a Lisbona, no, però ci sta. Sì. No, ma a me Chioggia mi sembra tipo dove hai fatto la naia? Oppure un carcere di massima sicurezza. Ma che cazzo hai fatto? La Chioggia. Benvenuto a Chioggia. Benvenuto a Chioggia. Come porto l'università. Eravate tutti vestiti di arancione, no? Dentro l'università. Tenebra. divento una laguna, ragazzi, o grigio. Prossima puntata intervista a Salvatore su Chioggia. Speciale Chioggia. A volte ci sono delle tonalità grigio nebbia sulla pelle. Sì, ho una curiosità. Quindi tu in che anno sei arrivato in Portogallo per la prima volta? Sono arrivato nel 2013, nel febbraio 2013, quindi ho finito la magistrale in Finlandia nel 2012 settembre, ho fatto domanda per una borsa di dottorato presso la famosa Facoltà di Scienze, Fundação Scienze e Tecnologie, l'ho vinta e quindi ho iniziato il dottorato a febbraio e per via della famosa burocrazia portoghese sono stato pagato per la prima volta ad agosto. Però se uno si trova ad agosto aveva questi 6.000-7.000 euro e sono subito partito per il Marocco ovviamente. Udinero entra a agosto. Udinero entra a agosto. E quindi questa somma incredibile dopo mesi di non stenti ma comunque difficoltà. Sì, quindi è andata così. Che impatto hai avuto arrivando qui a Lisbona nel 2013? Sì, dunque sono venuto a Lisbona la prima volta appena dopo la crisi economica e la seconda volta durante il Covid, quindi 2 arrivi con il tempismo perfetto. Sì, nel 2013 c'era ancora la Troika. Poco dopo, sì, c'era ancora la Troika. E appunto le persone dicevano che c'era una Lisbona come in inglese before Christ, before crisis e poi after crisis, after Christ.
perché appunto la città comunque si sentiva questa atmosfera pesante di depressione economica, depressione in qualunque punto di vista. E ho trovato una società molto più chiusa dal punto di vista degli studi di quella finlandese, dove c'erano un sacco di studenti internazionali, dal momento che in Finlandia allora si poteva fare una laurea magistrale senza pagare nessun tipo di imposta. Io per 2 anni ho pagato 80 euro all'anno per la tessera, perché dovevi pagare esatto. No, solo la tessera universitaria. Ok. E in più c'erano appunto pranzi sovvenzionati a 2 euro in mensa, c'era un sacco di... E quindi grazie a questo c'era un sacco di studenti della classe media e di tutto il mondo, quindi non milionari come in Inghilterra, come in America, che andavano a studiare in Finlandia perché appunto offriva questo di studio molto a basso costo e di alta qualità anche come tipo di insegnamento. Però arrivando a Lisbona, abituato a questa atmosfera abbastanza internazionale, ho trovato un'atmosfera molto più chiusa, molto più quasi da scuole, da liceo, diciamo all'università, anche tra i miei compagni di dottorato che erano molto pochi, molto portoghesi, perché ho trovato una società molto più chiusa, molto più così. Quindi l'impatto non è stato il massimo, quindi anche per questo poi ho deciso dopo un anno di andarmene dal Portogallo, perché questa atmosfera un po' opprimente mi ha un po' spinto fuori, diciamo, sì. Ok, e come mai ci sei ritornato? Perché dopo aver visto altri paesi che erano molto peggio, ho detto alla fine non è così male Portogallo. Ho visto la Svezia, l'Inghilterra, ho detto ma Hai visto a Chioggia, ma Portogallo non era così male, Anche esatto. qua c'è un'atmosfera deprimente perché i bicchieri sono vuoti. Tutti a guardare poi si critica, vabbè, questo è un altro vabbè, incaricato io del... misturo. No, lascialo così il mio, tranquillo. Incaricato del vino, Il vino... Vabbè, ragazzi. Ma quindi perché gli altri paesi ti sono sembrati peggio, diciamo, un po' più deprimenti rispetto al Portogallo? Parla! Buona domanda, sono stato prima in Inghilterra a fare un corso per diventare professore di matematica in una scuola secondarie e sono andato in Inghilterra quasi come un esproprio proletario nei confronti di Margaret Thatcher, perché in quegli anni l'Inghilterra pagava i laureati in fisica e matematica per andare là a studiare per diventare professore di scuole secondarie e poi ti pagava tantissimo, cioè 25.000 pound per 10 mesi di corso e poi tu dovevi rimanere lì almeno per un anno o due a insegnare come scambio. E qui sono andato in Inghilterra per questo, perché avevo questa idea anche magari di insegnare matematica nelle varie scuole in giro per il mondo, anche un po' questa idea un po' umanitaria, magari anche un po' ingenua, non lo so. Quindi però appunto ero a Manchester, una città molto tetra, penso sia l'unica città senza nessun tipo di connotazione orografica, geografica, non c'è un fiume, non c'è una montagna, non c'è un bosco, non c'è nulla, sono una distesa di edifici e poi c'è questa eco di questa scena musicale degli anni 80 stupenda che c'è stata, certo. però non c'è più, cioè è una città dominata dal capitalismo più becero, ritmi di lavoro massacranti eccetera, per cui è veramente un paese che non mi è piaciuto. Io da molti anni sono molto anti-anglo-americano, per cui già andavo là con questa radicalizzazione, diciamo come altre persone da altre culture, però appunto questa radicalizzazione è stata confermata dall'evidenza dei fatti. Abitavo a Manchester, che è anche noto come Gunchester, da gun in inglese pistola, e sono stato a Nottingham, chiamato anche Shottingham, shot sempre in inglese. Sono dei posti carini proprio, esatto. Quindi sì, l'Inghilterra, comunque sono un grande detrattore dell'Inghilterra, per cui non posso parlarne bene. Quindi hai notato questa depressione urbana in vari posti, diciamo. Esattamente, no, ma a proposito di depressione urbana potremmo così subito spezzare con una musica che proprio sembra fatta apposta, il cammello urbano. Poi noi versiamo gli shot nel frattempo. Autore Mick Menucci, bellissimo, quindi anche sempre in suo onore la lanciamo. Il cammello urbano va di qua e di là, ciondolando, illuminando dentro sé, pronta al marciapiede. Chissà poi dove andrà in questa città.
chissà che gliene fregherà. Il cammello urbano si sa è bestia a metà, evita il trambusto dondolando con gusto fra motorini e caffè. Chissà poi dove andrà in questa città, chissà che gliene fregherà. Occhi abituati al deretto vedono solo vetrine, percepiscono di certo al di là del neon la solitudine. Orecchie abituate agli auricolari del suo Walkman collegato direttamente al cuore di nomade. Il cammello urbano si sa è uomo a metà, spava vistosamente appena vista una tipa e con ingenuità sorridendo fingerà di saper baciare da come nelle telenovela. Il cammello urbano non ha né money né cash. Il concetto di grano che lui ha è molto più naturale. Il grano, ma è uno schiavo, lui sarà molto meglio la libertà che la pubblicità. Solo ogni tanto lui si guarda la televisione da dove c'è tutto colore, rumore, realtà virtuale, ma non l'ingrediente naturale, la silenziosità. Il cammello urbano si sa, lui crede in Allah, c'è un santo, una divinità che lo protegge, lui lo sa, ma lui rispetta pure chi un Dio non ce l'ha, però dà, lui dà la sua bontà. Il cammello urbano le fa di qua e di là, ciondolando e zappando senza pietà, ma con sincerità. Certo un po' di puzza fa, ma cosa volete che sia rispetto alla puzza di tutti gli stronzi di sta città, di questa civiltà. Carissimi, bentornati a Super Quark. C'è il momento domanda da quanti? Da quanti? Se è azzeccata, quanto si vince? Si vincono almeno 4 buone bistecche mal passate, mal cotte dallo zozzo. Va bene, tutti vogliono far andare lì verso il panughismo, ma ci arriveremo con calma, facciamo un attimo. No, perché tu hai parlato di panpsichismo e vabbè, parliamone subito. Allora, tu hai sparato
diciamo così, nella biografia, no, sei un interessato di panpsichismo, che, se non ho capito male, secondo quello che dice la chat americana, è una sorta di cioè il credere che qualsiasi oggetto che esiste nel mondo, sia animato che non animato, possiede in realtà una propria psiche, cioè insomma un'anima, ok, che può essere più o meno evoluta a seconda del tuo stato, e quindi c'è una specie di, esatto, insomma, di anima collettiva, no? Cioè collettiva nel senso che tutti ne hanno una. È vera questa cosa, non è vera? Da cosa parte questa teoria e perché tu l'hai abbracciata, diciamo così? Perché tu ci credi? Sì, tanto per cominciare, il panpsichismo non vuol dire credere che ad esempio una pietra sappia di essere una pietra, cioè già possiamo togliere questa... Iniziamo a screditare. Esatto. Sì, forse più vicino all'animismo quella tipo di visione. Esatto. Il panpsichismo è una delle possibili soluzioni al problema corpo-mente. Il corpo-mente ci chiede di stabilire come la mente e il corpo dialoghino, o come l'anima e la materia dialoghino, eccetera. Questo problema ha varie soluzioni che appartengono a due categorie. Una è il cosiddetto dualismo, ovvero che il dualismo crede che ci sia un'anima e un corpo separati, che appartengono a due mondi diversi, uno trascendentale e uno materiale. Ad esempio le grandi religioni monoteiste sono dualiste, perché pensano ci sia un dio trascendentale e poi c'è un mondo fisico, diciamo. Anche alcuni scienziati sono dualisti, ad esempio Galileo credeva che nella nuova scienza che lui proponeva non ci fosse posto per la psiche, nel senso di stati mentali che denotano una qualità dei fenomeni, come ad esempio il colore, un'emozione, la percezione anche visiva, eccetera, ma appunto Galileo voleva che la scienza si occupasse esclusivamente del mondo materiale, quindi oggetti fisici, movimenti quantitativi, quindi una cosa che hanno una dimensione, una velocità, eccetera. Si può, esatto, esattamente. Quindi questo è il dualismo. Poi ci sono i monismi, che sono di tre tipi. Il primo monismo è il fisicalismo, che crede che ci sia solo una sostanza e questa è materiale. Ok, quindi la maggior parte della scienza moderna, diciamo che è fisicalista perché non ammette ci sia qualcos'altro rispetto a ciò che è materiale. Esatto. Il problema del monismo fisicalista è che nella scienza contemporanea non c'è spazio per nulla che sia qualitativo. Però se noi crediamo che la nostra esperienza soggettiva esista, cioè se noi crediamo che stiamo pensando una cosa, vedendo un colore, avendo una percezione, allora diciamo che dobbiamo anche ammettere che appunto essendo questa esperienza soggettiva parte dell'ontologia dell'universo, allora deve anche essere spiegata da una teoria del tutto, diciamo. Per cui il fatto che abbiamo un'esperienza soggettiva, secondo me, già scredita il fisicalismo di per sé, perché c'è solo spazio per ciò che è quantitativo. Quindi questa è la prima. La seconda è l'idealismo, che è una teoria abbastanza interessante, è che ci sia solo una sostanza che sia mentale. Quindi tutto ciò che vediamo sia solamente una proiezione della nostra mente. Questo è l'idealismo. Tra l'idealismo c'è il famoso solipsismo, cioè il fatto che in realtà non è che ognuno di noi abbia una visione propria di un mondo immateriale proprio, ma che noi, cioè io che parlo, sia l'unica entità nell'universo, Okay. e che tutto il resto sia una mia proiezione, perché voi non esistete. Ok. Questo è il solipsismo. E non si può dimostrare che le altre persone abbiano anche un'esperienza soggettiva come la mia, non è dimostrabile. Perché? Perché è soggettiva. Ok. Per cui non è non dimostrabile, confutabile, diciamo. All'interno del solipsismo c'è una teoria che secondo me è ancora più nichilista e deprimente, e che è l'illusionismo. Cioè qui noi siamo soli nell'universo e in più la nostra percezione, la nostra idea sia un'illusione che non esiste neanche. Quindi questa è ancora una sfumatura ulteriore dell'idealismo. E poi c'è una terza strada di questo monismo, che dice che c'è solo una sostanza che però ha sia delle caratteristiche mentali che delle caratteristiche fisiche. Quindi qualunque sia l'entità più semplici che esistono nell'universo, queste entità hanno sia delle proprietà fisiche che materiali, che si manifestano in modi diversi, però appartengono a questa sostanza unica
appunto si chiama monismo neutro perché appunto c'è solo una sostanza che però è neutra perché ha sia caratteristiche mentali che caratteristiche fisiche. E se noi adottiamo questo panpsichismo possiamo risolvere un sacco di problemi. Il primo è stabilire cosa è cosciente. Un essere umano è cosciente? Sì. Un cane è cosciente? Sì. Una pianta è cosciente? Forse. Se continuiamo a scendere in complessità, arriviamo ai parameci, possiamo arrivare agli amminoacidi, è difficile dire qua traccio la linea, da qua in poi non c'è più coscienza, e invece da qua in poi c'è coscienza. Perché se Un noi... virus ha coscienza. Esatto. Se noi stipuliamo che qualunque sia questa cosa fondamentale, può essere una particella elementare, non si sa, però questa cosa ha un quid di coscienza e unendosi ad altre particelle crea degli stati di coscienza superiori. Però in alcuni casi crea appunto degli stati di coscienza superiori, diciamo unitari, come ad esempio un cervello umano abbiamo un'esperienza unitaria, perché sia un blocco di materia come un'esperienza sua. Invece una pietra, ad esempio, in quella configurazione della materia disordinata, le particelle non comunicano in modo tale da creare una coscienza di livello superiore, perché una pietra non è cosciente di essere una pietra, probabilmente. Questa è un po' l'idea. Ok, ma vediamo se siete stati attenti. Cos'è il monismo? Chiediamo ai nostri spettatori. Selezionate la A, la B. Io la Vieni a casa. Io chiamo a casa. Sì. E non parlate di acidi, erano aminoacidi. No, questi sono utili però per arrivare a queste conclusioni. Ma quindi tu Sono molto utili. come ti sei legato a, Ma qui, a esatto, a questi cioè, pensieri, a con queste gli acidi. teorie? Come le Non è quali acidi Quindi io girano lì una sera tu a stavi Cuneo? bevendo un bicchiere e hai trovato su internet questa cosa, oppure qualcuno te ne ha parlato, l'hai scoperto a scuola? No, Una donna? finlandese? Non è una donna, e non è nemmeno... No, Finlandese. no. Dunque, no, l'argomento che mi appassiona da un po' di tempo, perché ho letto un sacco di libri su questo argomento e poi tramite un metodo, diciamo, deduttivo ho studiato un po' tutte queste teorie e ho capito quali sono i pregi, quali sono i difetti, e questa mi sembra la teoria che abbia più pregi. E tra l'altro sta un po' avendo un revival questa teoria panpsichista. Ci sono nuovi filosofi, nuovi scienziati che ne parlano, che la prendono sul serio. Tra l'altro anche nell'antichità questa è una teoria che è stata proposta anche in modo più o meno trasverso da alcuni presocratici, da Spinoza, Quindi non è una cosa da Bertrand nuova, Russell, è esatto, già da sì. un po'. Però oggigiorno c'è ChatGPT e molti sostengono che questi chatbot un giorno potranno avere una coscienza. Poi che ne pensate, ragazzi? Poi, Ma è un po' come vi dico- sul film Her, no? Che Esatto, non so esatto. se l'avete Non visto. l'ho mai il film visto, Her. però a me viene in mente un episodio di Oh. Black Mirror dove c'è una che comincia a chattare con il fidanzato appena morto, perché comunque sì, hanno- c'è la coscienza registrando registrata. tutte Esatto. le conversazioni che loro hanno fatto Sì, in sì, rete, è assurdo, registrando è vero, tutto, è poi vero. riproducevano Bello, vedi? cosa lui C'è una poteva. cosa che- Bello, Bello. dipende dai punti di vista. No, è bello che si fanno esperimenti Sì, su queste chiaro, cose, chiaro. che anche nel cinema, cioè ne scusa, hanno fatti già qualcuno. Ma io invece non ho capito, ritornando indietro, quindi c'è il discorso della pietra, no? Cioè, quindi la pietra potrebbe avere una coscienza, solo che non ce l'ha perché fisicamente... Che non è ha una biologicamente struttura- viva, ha una struttura che non La la vita favorisce, funziona. però potenzialmente, cioè la particella più infinitesimale della pietra potrebbe contenere una coscienza. Esatto, se sì. unita ad altri, cioè Sì, se unita in forse modo diverso. Solo organismi biologicamente vivi potrebbero forse Sì, avere una coscienza. sì, quindi sì. La la pietra ha una forza configurazione tale di particelle per cui non avviene questa sovrapposizione Questa di chimica, stati, per ok. cui esatto. Vabbè. Ma parlando di ChatGPT, che questa rivoluzione panpsichista appunto sta tornando di moda anche per via di questi chatbot, che appunto Sì. molti di noi e molte persone pensano che potranno un giorno essere coscienti, e in realtà è molto molto difficile che possano essere coscienti. E il motivo è si scopre studiando un po' il modo in cui questi chatbot funzionano. Vogliamo addentrarci o no? Sì, sì, Ma sì. sì, Addirittura- sono l'argomento. Cosa dicono i nostri spettatori? Pollice su, pollice giù. Prima di consulto con i nostri legali, non vorrei che Gli investitori suona l'FBI. vogliono collare il mercato. Esatto, no, Viene un elicottero, di ci porta grandissima via. attualità ora che è Sì, nata sì. quest'altra da 5
cinese, insomma. Sì. Allora, come funziona un chatbot? Praticamente quando noi scriviamo un chatbot, il nostro testo viene tradotto in bit 10001, viene fatto passare in una rete neurale che in realtà è solo un network di funzioni matematiche. Queste funzioni si rimpallano questi input, diciamo da sinistra a destra, quindi questi input vengono passati da sinistra a destra, vengono modificati miliardi di volte da queste funzioni matematiche che se le passano a loro volta, e all'uscita del network cerebrale abbiamo un altro codice 0101 che viene di nuovo codificato in un testo che è ciò che ChatGPT ci sta dicendo. Se noi pensiamo a come funzionano questi network cerebrali, possiamo immaginare un'analogia. Noi potremmo prendere ChatGPT con tutti questi funzioni e questi pesi, questi numeri che collegano alle funzioni, e copiarlo su un foglio di carta. Non è fattibile fisicamente perché è troppo grande, però potremmo farlo, e potremmo decodificare un testo, inserirlo in questa grande matrice di numeri e poi ottenere un risultato che sarebbe una risposta. Quindi il modo in cui funziona ChatGPT è identico al modo in cui funziona un foglio di carta con delle funzioni scritte sopra. Quindi se noi diciamo che ChatGPT è cosciente, è lo stesso come dire che un foglio di carta con delle funzioni scritte sopra è cosciente, perché due funzionano in modo identica, esatto. Sono due sistemi deterministici che funzionano in modo identica. Per cui noi abbiamo l'idea che questi chatbot siano coscienti perché si comportano come entità coscienti, perché ci parlano. È la stessa cosa infatti per Alexa? Funziona Sì, nella stessa identica maniera? uguale. Ok. Però noi abbiamo questa idea mutata dalla fantascienza che se un'entità ci parla potrebbe essere allora cosciente. come Ma se guardiamo come funziona veramente a dentro, livello è un foglio di carta. Non c'è nulla di diverso da un foglio di carta. Dimentichiamoci Blade Runner Esatto. e le storie d'amore. O 2001 di Sera nello spazio. Esatto. Ma io in realtà ho avuto un'altra impressione, cioè nel senso che a parte che so che per istruire la chat comunque ci vogliono, cioè ci sono gli esseri umani che sono lì, che danno insomma degli input, gli dicono in questo caso bisogna rispondere così, in un altro caso così, insomma gli danno delle istruzioni, ok? Quindi quindi questa sensazione che noi abbiamo forse deriva dal fatto che comunque dietro c'è una piccolissima, anche microscopica, parte del lavoro che fa, che la chat viene fatta dall'uomo, da un essere umano, e quindi noi quasi per osmosi riusciamo ad annusare un po' la presenza, il lavoro di questo essere umano quando vediamo quel tipo di risposta. Perché se io per esempio vado nella chat e gli dico vai a cagare, e lui mi dice va bene, allora forse sei un po' nervoso, ci sentiamo dopo, e questa è probabilmente una risposta che è stato istruito chiaro. da un essere umano, gli ha detto quando ti dicono così tu c'hai queste opzioni e dai queste risposte. Quindi cioè, secondo me il discorso non è se avranno un'autocoscienza, diciamo così, la chat, quanto l'umano ha, ma esatto, se comunque ci sarà una mano umana dietro, e se c'è una mano umana, se c'è un umano dietro la chat, comunque è pericoloso, perché un essere umano ha degli interessi personali, può magari, diciamo così, avere appunto, quindi sta tentando non di istruirti, ma di condizionare le tue idee, quindi in realtà, diciamo così, forse noi ci stiamo interessando al problema sbagliato. Il problema è che tipo di uso i creatori della chat vogliono dare a questo nuovo strumento, perché di per sé perché di per sé, secondo me è utile come può essere Wikipedia. Sì, esatto, di per sé per me non è molto, parlano tutti di questa intelligenza artificiale, ma l'intelligenza artificiale non è che non è nata ora, e secondo me già per me è un qualcosa di incredibilmente pazzesco il solo fatto di tu digitare qualsiasi cosa in Google e ti viene fuori quello che cerchi. Per me è quella la vera rivoluzione digitale, è quella lì. Ovviamente fatta a chat, è una cosa in tempo reale che ovviamente sorprende, ma raga, l'intelligenza c'è già da un po'. Ma allora raga, riassumendo, ma allora chi mi ha mentito oggi? Perché ho scritto a ChatGPT e mi ha mentito pudoratamente. Ma proprio una menzogna, proprio lo so. Io ho scritto è possibile fare delle dirette con la camera verticale,
E gli ho mostrato la foto a tutto e dicevo sì chiaro, lo puoi fare con la camera in orizzontale, dirette Facebook, sì chiaro, lo puoi fare, basta mettere dall'inizio il telefono piazzato in verticale e puoi fare la diretta. Ci ho provato. Orizzontale, sì. No. Menzogna. Menzogna. Cioè, mi sembrano Già, come quelle già, persone che per forza devono sì, dare sì. l'informazione Perché c'è l'umano anche senza se non cuore, la sanno, senza cuore. senza cuore, se non la Come il sanno. finale di Her, il film, no? Her come finisce. Ma non mi dire fino a... No, comunque, cioè, la cosa, veramente, lo voglio vederlo Mi perché... ha mentito puderatamente. Cioè, secondo me è per istigarti a cercare una soluzione, comunque a usare comunque Esatto, Facebook, esatto. perché così è un O altro forse utente. vorrei osare, o forse di origine cinese. Cioè, no, perché mi hanno detto che una ragazza che conoscevo che ha vissuto un anno in Cina, ha detto i cinesi hanno questa cosa, se tu per strada chiedi le informazioni, loro anche se non sanno dov'è, comunque ti danno l'informazione. Capito? Però può essere anche sbagliata. Spesso anche Come perché per loro è quasi offensivo non dà Come è successo in Brasile. Esatto, come in Brasile tra l'altro abbiamo avuto più o meno Sì, tipo, sì. sono molto accondiscendenti, Esatto. cioè molto alla buona, però poi alla fine Poi tutto era sbagliato, un po' un casino. Ma infatti guarda, parlando di culture, comunque casino. tu sei riuscito ad Alle andare volte. in giro a diversi paesi, cosa ci dici di questo contrasto di culture da un paese nordico un po' più freddo a paesi un po' più caldi? Cioè è vero che c'è tanta differenza culturale, per esempio l'interagire, magari in Finlandia se tu vai in un bar è difficile che riesci a conoscere gente, a fare amicizia, oppure sono tutte bugie? No. No, è parzialmente vero. Ok. Tranne che per il Portogallo, che è un po' la Scandinavia la Finlandia, poi sono un po' apposta. La Finlandia ma è un po' meno fredda. Scusa, la domanda nasce spontanea, quindi sei già stato e hai vissuto o hai abitato per un po' di tempo in Spagna? No. Ah, ok. Sono solo Perché c'è già una Ho differenza. sentito, no, infatti dicevo quello perché ho sentito varie storie varie. Essendo sempre la stessa penisola iberica, Sì, c'è sì, già sì, una sì. bella differenza, sì. Sì. Ma diciamo che al nord, ad esempio in Finlandia, ho scoperto un sacco di curiosità verso lo straniero perché hanno pochissimi stranieri, perché tu vai là e sei un po' questa eccezione, molti anche si appassionano perché comunque hanno poche possibilità di parlare con uno straniero, per cui è facile appunto stringere amicizia, eccetera. Spesso però è vero che magari vai a qualche festa universitaria, parli con qualcuno per 2 ore, poi lunedì vai all'università in mensa, dici ciao e si gira dall'altra parte. Questo mi è successo, cosa che io poi un po' sconcertante. non compro niente. Ma scusa, ma come eri vestito a questa festa? Pasta biondo, crosta di vino Con le sulle pagliette. Esatto. Felicottero. Solito felicottero. O unicorno. Domestico, unicorno. Esatto. Vabbè. Ma quindi non ti manca proprio per niente questa Finlandia? Cioè, ripensandoci... Sì, no, mi manca Diciamo che ti- ti manca di più la Finlandia che Manchester, sa. No, quello sicuramente. Mi manca però solo per i mesi estivi, che in realtà sono un mese, quindi per il mese estivo, cioè questo mese estivo, Ah, sì? sì, Ok. per il resto... Dove le bionde Tutti, finlandesi. e No, tutti no, sono no, una no, pasta no, gioia, esatto. Docoglio questo- time, no? Chiaro. Dopo 11 mesi clausura. 11 mesi di letargo sessuale. Lì che- vabbè. Ma però ultimamente C'è il disgelo. negli ultimi anni ho avuto l'opportunità di andare, anzi una volta in un paio d'anni sono andato per un mese in Finlandia con la mia ragazza ungherese, anche bionda. Ciao Linda, se mi ascolti sono qua. E di torno in Finlandia, appunto nelle zone più rurali, sui laghi, con questa casetta sul lago, con la sauna, spacchi la legna, fai un giretto in barca. Bello. Quindi questa vita veramente bucolica, molto 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 bella, che è molto vicino al mio modo di essere, molto vicino alla mia idea di paradiso qua, cioè stare con Linda, ciao Linda, sono qua, in questa casetta dato sul lago, molto vicino alla mia idea di mondo ideale. Ci pare di capire che quindi stai anche o hai già imparato l'ungherese. È difficile. Ungherese. Ne Sharkani va gioco. Ah, vedi? Che vuol dire? Io ho capito solo neanche e no. No. E so che sì è No. igen, che non c'entra un cazzo con sì. Bravissimo, È l'unica lingua che yeah, sì, we, igen. Igen. Solo quella, vabbè, un'altra volta, va.
viene sul tavolo. Esatto. Poi questo nome. Esatto, bravo, tua esperienza. Bravo. Quindi lasciamo scegliere agli spettatori, Esatto. potete scrivere secondo voi cosa significa Cosa quella significa? Esatto. Naj, Sharkagn, Vajok e qua do anche un indizio Vajok. che in video do anche un indizio, non so se si vedono questi Draghi? Questi Do l'indizio, indizio. Naj, Sharkagn e Vajok. Ok. Bueno, Tutti Vajok Ma- mi rimane in testa. Visto che vabbè. stiamo parlando di cose Di Vajok. particolari, di lingue, eccetera, siamo al momento dei consigli per gli acquisti, vero? Esatto, questo libro Se va bene a me, buon libro a tutti. Esatto. Esatto. Questo tornando al famoso astronomo seviglianese Schiaparelli, questo è appunto un libro di Mimesi Edizioni. Appunto parla della vita su pianeta Marte. sei un mito, Ci sono anche delle portato- illustrazioni sui canali su Marte, magari ne faccio vedere una in video in diretta per chi è in radio può chiudere gli occhi e immaginare questi misteri, canali. esatto. Come ci immaginiamo le costellazioni, immaginate a lot of Bellissimo. Vajowski. Quindi questo è. E tra l'altro questo libro ha un segnalibro di piena edizione, di piena libreria, che è un sponsorizzo, mi raccomando, Elisa e Sara arriveranno un sacco di clienti da voi. Esattamente, è un libro molto bello in cui si capisce come Schiaparelli era un astronomo, ma in realtà era anche un grande umanista. Lui scrive con una poesia infinita questi articoli scientifici. Oggigiorno leggi un articolo scientifico ed è un lavoro molto specialistico, molto arido, perché deve essere sintetico, esatto. Invece allora scrivevano degli articoli scientifici che erano delle epopee, con una prosa bellissima. Proprio, una maniera... Sì, esatto. Quindi sì, consigliato, mi raccomando. Ma questa è la versione prima che si scoprisse che erano tutte fregnacce. Quindi è il libro autofinanziato. No, ma adesso magari adesso gli eredi mi fanno un culo così, mi mandano la missiva dell'avvocato a casa. È un libro molto attuale perché appunto si parla nei giorni scorsi di questa apparizione di Elon Musk dalla cerimonia di inaugurazione della presenza di Trump. C'erano questi meme con Elon Musk che fa il saluto romano e fascisti su Marte, cioè questi famosi meme di lui, essendo un po' un fascista, vogliono andare tanto su Marte, quindi c'è questi meme famosi. Mentre molti autori in seguito a questa scoperta fasulla di Schiaparelli hanno scritto libri sul socialismo su Marte, per cui c'è questo ritorno di queste ideologie che cercano di mettere la mano sul pianeta rosso. Comunque ci sono degli interventi di diretta da una certa associazione culturale che si chiama Curious Monkey. Esatto. Non so chi sta scrivendo, chi è il vostro scrivano. Deve essere un chatbot. Ma si infilano dappertutto sti chat. Hanno scritto una domanda e poi una frase lasciata un po' così: l'umanità verso una direzione migliore? Punto interrogativo. E poi pensi che concentrarsi sulla coscienza della natura invece che su quella delle macchine porterebbe puntini. Da terminare la frase. Esatto. Porterebbe la risposta dopo la pubblicità. Esatto. Dopo la pubblicità, Dopo la musica. dopo la musica che Dopo la possiamo musica. mettere, comunque è sempre attuale la frase Life is going on che Mick Vengucci scrive in questa seconda musica, Grande. potete ascoltare. And every time a child is born, there's a new world going on. New feelings, new thought, new smile, new light in the plan of God. And that's how we know that life is going on. And that's how we know that life is going on. That's how we know life is going on.
how we know life is going on. And every time someone is dead, there's our whole treasure lost and gone. Sweet memories, past trouble, glory seeds of wisdom and faith. That's how we know that life is going on. That's how we know that life is going on. That's how we know life is going on. That's how we know life is going on. Every time a child is born, there's a new world going on. New feelings, new thought, new smile, new life in the plan of God. That's how we know life is going on. That's how we know that life is going on. And every time someone is dead, there's a whole treasure lost and gone. Sweet memories, past trouble, glory seeds of wisdom and faith. And that's how we know life is going on. 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 No, 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 no. Life is going on. Salve, ben arrivati, oggi è mercoledì, sono un bel giovane di... Va bene, allora Ugo, leggo qui una cosa molto interessante, molto fish, come si dice qui a Lisbona, e che è il Festival de Cinema na Casa, Bravo. il Festival del cinema in casa. Come ti è venuta in mente questa idea? Che cos'è? E come sta andando? C'è qualcuno che vorrebbe vedere una di queste proiezioni? Dove si deve rivolgere? A chi? Quanto paga? Come funziona questo festival? Dunque, l'embrione dell'idea risale al 2013, quando col mio ex coinquilino, che qualcuno magari conoscerà, Martino Liozzi, facciamo queste proiezioni in casa, ogni mercoledì mi pare, ed erano molto molto frequentate, quindi facevamo vedere un sacco di film e riuscivamo ad avere anche 20-25 persone ogni sera che venivano da noi, quindi è stata una bellissima esperienza. Allora Lisbona offriva anche un po' di meno di oggi forse, per cui ho visto che ci sono, cioè ora offre davvero troppo, per cui cioè, è difficile fare questi eventi in casa. E noi allora tra l'altro abitavamo in una soffitta al lato della cattedrale di Sé, per cui erano ancora gli anni in cui si poteva affittare a basso costo queste case
molto belle. Quindi poi dopo questa esperienza ho continuato a far vedere i film in casa anche in altri paesi in cui ho vissuto, quindi ho tenuto questa tradizione. E qua a Lisbona ora vivo un po' fuori città, cioè a Beato, non è lontanissimo, però ho smesso di farlo diciamo settimanalmente, ma abbiamo avuto l'idea anche con la mia ragazza ungherese Linda che lei si occupa di cinema, e quindi abbiamo avuto questa idea di fondare un festival di cinema in cui facciamo vedere i film proiettandoli nelle case delle persone, quindi proiezioni casalinghe. Per cui siamo alla terza edizione che avrà luogo a giugno. Facciamo vedere di solito 5 o 6 film in varie case. Tra l'altro, se qualcuno si vuole candidare per offrire una casa che possa ospitare almeno 10-15 persone, può farlo attraverso i canali Instagram, Facebook, eccetera. Di solito facciamo una cerimonia di apertura in un centro culturale. 2 anni fa abbiamo fatto al Sirigae, per esempio, con una performance dal vivo sia audiovisuale. Poi facciamo vedere questi 5-6 film a casa di varie persone, e poi facciamo la cerimonia di chiusura di nuovo in un centro culturale, in cui facciamo vedere il film che ha vinto il premio del pubblico, e facciamo anche l'intervista col regista di solito in questa occasione. Chi volesse partecipare, anzi per favore venite, può semplicemente seguire i canali appunto Instagram e Facebook, dove pubblicheremo informazioni sulla cerimonia di apertura, ma anche il link di questo Google Form eccetera, in cui ci si può iscrivere per le proiezioni. Quindi abbiamo le varie date, ci si può iscrivere, e poi si riceve appunto l'indirizzo della casa, si bussa alla porta e si vede il film tutti insieme. I film proiettari devono essere per forza nuovi, recenti, o si può pescare? Ottima idea, ottima storia. domanda. Sì. A noi piacciono i film molto freschi, anche il fatto di lanciare registi giovani, per cui accettiamo solo film che siano il primo o secondo lungometraggio del dato regista. Okay. Abbiamo film da tutto il mondo, cioè letteralmente anche film abbastanza non conosciuti, ma comunque di alta qualità, che hanno fatto vari festival internazionali. Cioè, di solito abbiamo una quarantina, cinquantina di film che ci mandano. La metà sono candidature spontanee, cioè di persone che ci trovano, vedono che siamo il film che costa di meno a mandare il film, costa 5 euro, per cui quindi ce lo mangio perché costa di meno. E poi gli altri invece sono film che noi invitiamo, quindi che abbiamo visto magari in vari festival eccetera, per cui li invitiamo e loro rispondono quasi sempre e appunto mandano questo film eccetera. Le proiezioni sono gratuite con offerta libera. Facciamo una specie di raccolta fondi interna, per cui riusciamo a pagare una screening fee, si chiama in inglese una piccola tassa per proiettare questo film, così che possiamo anche appunto contribuire a risarcire il produttore eccetera. Però sì, sono proiezioni gratuite con offerta gratuita. E siete sempre riusciti fino adesso ad avere cioè, come ospite nella chiusura del festival il regista sempre? Sì, finora sì, abbiamo fatto un'intervista il primo anno nella cerimonia di chiusura e il secondo anno in 2 proiezioni, mi pare, non nella cerimonia, però in due proiezioni, dipende anche molto appunto se sono disponibili loro eccetera, per cui sì. Quindi voi con l'attrezzatura e il proiettore andate a casa della gente? Sì, esatto, sì. E appunto c'è un poster di fronte alla porta d'ingresso del piano terra, le persone hanno le istruzioni, quale campanello eccetera. Esattamente, molto bello. Bellissimo. È il primo festival o l'unico penso al mondo con proiezioni in casa, per questo anche un po' aiuta Bella idea. ad attrarre vari film. peculiarità. Sì. E quindi Verrete? Mi Ah, sa di sì. È una cosa molto interessante. Quindi ci dobbiamo collegare all'Instagram Sì, per vedere. Ok, bello. E qual è l'Instagram? Me lo diciamo? Sì, come si Festival chiama? del cinema. Festival del cinema na casa. E non è festival del cinema è in casa perché è troppo banale, cioè na casa più in quella casa, na casa. Quindi Festival del cinema na casa. Ok. Bene. Quindi arriviamo a Lisbona, chiudiamo con Lisbona. Tu sei ormai da anni che vivi qua. Alla fine, secondo te, cos'è che ti sta facendo rimanere, cioè questa scelta di vivere a Lisbona? Sì, sono qua da 4 anni consecutivi. Di Lisbona mi piace la cultura ancora molto umanista che c'è nella città. In molte altre città, appunto, sparse per l'Europa, ho visto una cultura molto tecnologica, economica, commerciale. Cioè qua a Lisbona c'è ancora questa cultura molto umanista, anche per quanto riguarda gli eventi che vengono offerti, come concerti, letture, cinema, eccetera. C'è anche un bel movimento politico dal basso, quindi vari centri culturali, movimenti, gruppi anarchici, eccetera.
e appunto vedo queste molte iniziative appunto dal basso che rimangono piccole, che però riescono a mantenere questa intimità tra le persone, per cui vedo mi piace questa intimità. E anche il fatto che, insomma, come anche altri italiani, il fatto che comunque vivere a Lisbona è quasi come vivere in America Latina, cioè ti dà questa idea di una vita leggermente avventurosa pur rimanendo nei contorni di una vita europea. Lo dico in modo molto trasparente. Per cui dà un po' questa idea di essere quasi sempre un po' in viaggio all'estero, appunto il fatto anche di parlare una lingua simile ma non troppo dissimile. Quindi questo mi piace del Portogallo. Ma io potremmo anche quasi arrivare alla chiusura, no? Che io ho una domanda e mi allaccio alla Calboni di Socia addirittura, e loro hanno pubblicato, una casa editrice, un libro che quindi la domanda è: ma Lisbona secondo te è veramente un'assurda speranza? Secondo un libro che... Un libro di uno... Conosco il libro, ho anche visto la presentazione del libro. Alla Cosa ne pensi di questa frase? Lisbona è un'assurda speranza. Questa filosofia. Per me no, perché però è una risposta personale, perché molti magari vedono Lisbona come un altrove, cioè nel senso magari sono di Roma, come ad esempio l'autore di questo libro mi pare, comunque sono a Roma, e vedono Lisbona come questo altrove, quindi vedono questo sistema a due corpi, diciamo. Cioè per me, avendo vissuto in un sacco di paesi diversi, vedo questa quasi sistema a tanti corpi, tanti posti, per cui Lisbona per me non è questa speranza a cui mi devo attaccare per arrivare a qualcosa. Cioè trovo questo attaccamento in tante cose che sono un po' sparse, diciamo. Quindi dipende quanto uno si attacchi emotivamente al fatto di vivere a Lisbona come quasi missione, come cosa. Però per me non è una cosa così preponderante nella mia vita. Ok. Quindi in un futuro ti vedi anche da un'altra parte, in un altro paese, in un'altra città? Sì, è possibile. Ok. E per ora cos'è che ti tiene a Lisbona, oltre all'ungherese? Sì, è bello. L'amore sicuramente. E sì, no, quello che ho detto, poi appunto vivendo in una città si iniziano a creare delle radici, quindi si conoscono delle persone, si sviluppano dei progetti insieme, per cui si cresce organicamente insieme ad altre persone, perché è un po' un modo di radicarsi per creare qualcosa di bello insieme. E se uno si sposta molto frequentemente, come ho fatto in passato, è più difficile creare queste diramazioni, queste arborescenze, per cui diciamo che è questa arborescenza che mi tiene qua in questo momento. È vero, attualmente di cosa ti occupi a Lisbona? Sì, per pagare l'affitto programmo. ChatGPT, no scherzo. No, lavoro part time sulla programmazione in ambito medico, quindi sì, sei tu che mi hai scritto oggi su ChatGPT. Con raffreddore. Esatto. Va bene, allora direi che... Grazie allora, grazie. e ci vedremo magari in una di queste Sì, dacci solo Una proiezione o... Dai, una bella giugno. corazzata Sì. con Pionchi. dacci solo un ultimo consiglio sui chatbox e sul loro uso. Che ci dobbiamo fare? Cioè, Sì. uso moderato dopo i pasti? Vi direi di seguire l'esempio del pistacchio, vi racconto questo aneddoto. Oggi, mentre pubblicizzavo questo evento con alcuni amici, mi hanno detto che su WhatsApp non esiste l'emoticon, l'emoji del pistacchio, quindi il pistacchio resiste alla digitalizzazione, fatelo anche voi. Viva il pistacchio, giù Resistenza. GPT. Resistenza, grande. Insistimos. Grande, ciao. Questo è il pistacchio, adesso per 2 secondi compare. Esatto. Sono immaginato Manchester. Ma sai, Manchester, io sto guardando la serie Life on Mars. Io stavo guardando e dico, ma tutte le strade sono identiche o stanno sempre riprendendo la stessa identica strada? Per risparmiare, per non spostare il set. Sì. No, sono quasi identiche, sì. Sceltiamo e Ma tu stai andando direttamente di che No, io No, devi è fare flash. perché ok, ho una tosse a bassa densità, Per la gola intensità adesso. da un mese. Prendisi con lo sciottino? Dai. la nostra. La vostra, grazie mille ragazzi per l'invito. Grazie a te. Ho visto che si è collegato in diretta a Arctic Monkey. No, Arctic Monkey. Curious Monkey. Curious Monkey. Sarà lì, Arctic dopo Monkey. sarà Il gruppo. Il gruppo, Di Arctic Monkey. scritto! C'è lo scritto! Ci invitano. Vogliono essere ospiti. Esatto. Ed ti stai studiando la biografia? Mi sto studiando la biografia, sì, sì. Ecco, Degli Arctic Monkeys. Degli Arctic Monkeys. Ormai a Detroit nel... No, penso di inglese. Sono inglese? Penso inglesi, penso sono proprio inglesi. Interessante.
Melinda, che scrive. Sì, sì, sì. In italiano è scritto, bravo. L'ha tradotto. Sì, 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 sì. Con ChatGPT. No, come si scrive in italiano? In verticale. Ho fatto una pre-cena non sapendo, ma era veramente pizza surgelata, per cui Ok. proprio la pizza ristorante di quella marca tedesca, sai, proprio il più basso ignaggio. Dottor Oetker. Ah, sì, sì, sì. Nemmeno quella del Pingo d'Osse, cioè No, proprio no, quella no. tedesca. Ma quando è che chiude l'elefante? Stasera. No, Cioè, una bella serata. Cos'è il Fantibranco? è tipo Non lo so. l'ippopotamo Del Fantozzi. Fantozzi, Ah. un del night. club. È un night club di stile antico. Rossa. Le signorine. Che ovviamente ti porteremo. Ma senza sì, esatto, dopo cena andiamo lì. Tanto i microfoni sono spenti, quindi. Con le signorine, esatto. C'è solo la diretta East. No, Esatto. Iscriviti al canale. Iscriviti al canale. Ora.